Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale, io sono Dante e oggi continuerò il video dedicato al 25° anniversario di carriera di Kamijo. Dopo essersi trasferito a Tokyo, Hizaki ha ricevuto una telefonata da Kamijo, il quale voleva formare una band con 2 chitarristi e gli ha chiesto di unirsi. Ma poiché stava già suonando nei Sulfuric Acid, il chitarrista ha rifiutato la proposta del cantante. Il tempo passò e dopo che Hizaki suonò come membro di supporto per la band di Kamijo, il Ren, al loro ultimo concerto nell'ottobre 2006, Kamijo chiese di nuovo a Hizaki di formare una nuova band. Non facendo più parte dei Sulfuric Acid, Hizaki accettò, progettando di continuare il suo progetto da solista allo stesso tempo. Kamijo e Hizaki hanno creato il concept di Versailles e hanno trascorso alcuni mesi a riunire membri per esprimerlo. Il loro concetto di band è l'assoluto Yoshikibi, ossia la forma della bellezza, dei suoni e dei estremi dell'estetismo. Il 30 marzo 2007 sono stati annunciati i dettagli della band. I Versailles sono stati formati da Kamijo, ex Leren, Hizaki, ex Sulfuric Acid e Jasmine Yu, ex Jakura. Successivamente Teru, ex Aikario, e Yuki, ex Sugar Trip, raccomandati dal proprietario del Rock Make Andy Meguro, si sono uniti alla band. Hizaki, Jasmine Yu e Teru avevano già suonato insieme come parte del Hizaki Grace Project. Hanno pubblicato materiale promozionale tramite internet, creando una pagina in lingua inglese su MySpace e avuto diverse interviste con la stampa straniera. I Versailles hanno fatto la loro prima apparizione con un showcase il 23 giugno, seguita dalla loro prima esibizione il 24 giugno. In queste date hanno anche distribuito il loro primo singolo in DVD, The Revenant Choir. La band firmò con l'etichetta tedesca CLJ Records e pubblicò l'EP Lyrical Sympathy il 31 ottobre, sia in Giappone che in Europa. La loro canzone, The Lover from a Dead Orchestra, è apparsa anche in una compilation pubblicata dalla Sony BMG in Germania il 9 novembre, chiamata Tokyo Rock City. Nel 2008 i Versailles fecero la loro prima apparizione in Europa e negli Stati Uniti. Da inizio marzo fino a fine aprile 2008 la band si esibì, insieme ai Menteru Opera, in giro per l'Europa. Il 3 maggio si esibirono al Hide Memorial Summit allo stadio di Ajinomoto davanti a 30.000 persone, insieme ad altri gruppi come X Japan, Luna Sea, Mook e Marvel. Più tardi furono invitati dai Tainted Reality a esibirsi il 30 maggio al Project A-Con a Dallas, Texas, e il 3 giugno alla Knitting Factory a Los Angeles, California, per il loro debutto nel suolo statunitense. Il 9 luglio 2008 i Versailles hanno pubblicato in digitale il loro primo album completo, Noble, esclusivamente su iTunes Music Store internazionale. Questa è stata seguita dalla sua versione fisica del CD giapponese e dalla sua uscita europea il 16 luglio. È stato pubblicato in US più di un anno dopo, il 21 ottobre 2009, da Mario Music, con una traccia bonus aggiuntiva. La casa discografica dei Versailles annunciò il 19 agosto che avevano ricevuto notizie di un musicista americano che utilizzava già il nome Versailles. Quindi la band fu spinta a creare un nuovo nome promozionale per poter fare altri tour negli Stati Uniti. Invitarono i loro fans a unire le idee. Il 14 settembre la band annunciò sul proprio sito che il nuovo nome della band per gli Stati Uniti sarebbe stato Versailles Philharmonic Quintet, pur mantenendo il loro nome originale in altri paesi diversi dagli Stati Uniti. Prince è stata la prima canzone rilasciata con il nuovo nome ed era disponibile come download digitale gratuito. I Versailles tornarono negli Stati Uniti per l'evento Anime USA a Crystal City, in Virginia, l'11 ottobre e per un concerto al New York City Knitting Factory il 13 ottobre. Nel mese di novembre i Versailles girarono il Giappone con il loro primo one-man tour nazionale, con tappa finale il 23 dicembre al CC Lemon Hall, commercializzato successivamente in DVD. Al loro concerto i Versailles annunciarono che sarebbero debuttati come major sotto la Warner in conclusione a un ulteriore tour primaverile da marzo a maggio 2009, intitolato Last Indies Tour, The Fragment Collectors. Il loro singolo di debutto sotto l'etichetta major, Ascended Master, fu pubblicato il 24 giugno 2009 in 3 versioni limitate contenenti frammenti di un cortometraggio.
che vede protagonisti gli stessi Versailles. 2 eventi speciali vennero organizzati inoltre a Tokyo e a Osaka per i fans che avevano acquistato le 3 edizioni. I Versailles tennero il loro ultimo tour da band indipendente fra il 26 marzo e il 9 maggio. L'accesso infatti fu libero soltanto a chi aveva acquistato dei dischi Visual Kei in alcuni negozi che decisero di collaborare con l'iniziativa. Ad alcuni eventi suonarono gli stessi Versailles come ospiti segreti. Questa serie di eventi venne intitolata The Fragment Collectors. Ulteriori eventi come l'Anthology of Revolution hanno segnato i loro ultimi concerti, concludendo con 5 notti consecutive al Rock Make di Meguro. Essendo in un piccolo locale dalla capienza di circa 200 persone, vennero organizzati 5 concerti consecutivi dal 17 al 21 luglio. Il primo concerto venne riservato ai fan stranieri, il secondo ai fan di sesso maschile e il terzo ai fan di sesso femminile. Per i restanti 2 concerti non ci furono limiti per la partecipazione e i biglietti esaurirono a 1 minuto dall'inizio delle prevendite. L'ultimo live definito indie ebbe luogo il 21 giugno 2009. Annunciarono inoltre che non avrebbero più suonato live fino all'uscita del loro nuovo album. Tuttavia, un concerto venne fissato per l'11 agosto a un evento organizzato dalla Fuji Television ad Odaiba. Il 3 agosto i Versailles parteciparono come ospiti segreti al festival Visual Kei Scuba Dive 09. Jasmine Yu non partecipò tuttavia all'evento a causa di problemi di salute non specificati che lo costrinsero a cancellare anche la sua apparizione al concerto dell'11 agosto ad Odaiba. Pochi giorni dopo venne reso noto che le sue condizioni erano così critiche da impedirgli di partecipare alle registrazioni del nuovo album. La mattina del 10 agosto venne annunciato sul sito ufficiale della band che Jasmine Yu era deceduto la notte precedente, all'età di 30 anni, e che di conseguenza tutte le attività dei Versailles programmate fino a quel momento sarebbero state cancellate. Le reali cause della morte non furono mai svelate. L'accaduto venne generalizzato come causato da una malattia degenerativa, ma vennero avanzate varie ipotesi dai fans, scatenate soprattutto dal fatto che i genitori di Jasmine Yu non vollero che i membri della band partecipassero al suo funerale. Una settimana dopo i rimanenti 4 membri annunciarono di voler continuare con la band dopo un periodo di pausa non specificato. Quella di continuare il progetto dei Versailles era, secondo molti, una promessa stretta fra i membri e Jasmine Yu. Il 22 settembre i fans ebbero l'occasione di donare i fiori a Jasmine Yu a una mostra organizzata dai Versailles in suo onore. Il 25 ottobre i Versailles suonarono un set breve alla prima edizione del Big Rock Festival, adottando Yo dei Manteru Opera come bassista di supporto, e il 7 dicembre presero parte al programma musicale della NHK Music Japan, trasmessa il mese successivo. Il ritorno effettivo sulle scene della band avvenne tuttavia nel gennaio 2010, con l'uscita di un nuovo album e un tour mondiale che vide i Versailles impegnati dal 28 febbraio al 4 settembre in Giappone, Europa e Sud America. Il 4 gennaio 2010 tennero un evento chiamato Jasmine Yu Memorial Ceremony al Shibuya O East, assieme a Kaya e Manteru Opera. Il 20 gennaio uscì il loro album major intitolato Jubilee. La band annunciò un tour mondiale chiamato Methods of Inheritance che cominciò il 28 febbraio a Yokohama. Come bassista di supporto per il tour venne incaricato Masashi, un membro della band di Cosmo e Cosi. Il 1 marzo aprì i battenti il fan club ufficiale Descendants of Rose. La tappa finale del tour, in Giappone, finì con 2 concerti finali chiamati Jubilee, uno al Midōkai-kan ad Osaka il 18 aprile e uno al JCB Hall di Tokyo il 30 aprile 2010. Questi 2 concerti videro anche la partecipazione di un coro. La band viaggiò in America Latina con concerti in Brasile, Cile, Argentina, Perù e Messico, e in Europa con concerti in Norvegia, Russia, Finlandia, Inghilterra, Spagna, Francia, Paesi Bassi, Germania e Ungheria, prima di ritornare in Giappone. Il gran finale del tour ebbe luogo il 4 settembre 2010 al CC Lemon Hall. A questo evento venne annunciato che Masashi era diventato il 6º membro ufficiale di Versailles, poiché Jasmine Yu era da quel momento citato come Eternal Member. Il singolo, intitolato Destiny the Lovers, fu pubblicato in 3 versioni, 2 limitate chiamate A e B e l'edizione regolare, il 27 ottobre 2010. Nel tardo novembre la Panasonic trasmette un sommario di uno dei concerti dei Versailles in 3D,
in più di 8.000 negozi giapponesi. Il concerto era World Tour 2010, Method of Inheritance, Jubilee, registrato al JCB Hall a Tokyo il 30 aprile 2010. Alcuni fans ebbero l'occasione di ricevere un'uscita anticipata del concerto 3D al Panasonic Center di Ariake, in Giappone, dall'8 al 14 novembre. A partire dal 17 gennaio 2011 andò in onda su TV Kanagawa e Mainichi Broadcasting System un mini drama in 10 puntate che vide protagonisti Versailles e l'attrice Rina Koike, intitolato Onegai Kanae te Versailles. La sigla del dramma fu Filia, il nuovo singolo di Versailles, commercializzato a metà marzo 2011. Il 4 giugno 2011 la band tenne un concerto in Italia, a Cava de' Tirreni, in provincia di Salerno, in occasione dell'evento anime Cavacon. La band si chiuse in uno studio ancora una volta per registrare il loro nuovo album The Measure, intitolato Holy Grail, in 3 edizioni il 15 giugno. L'album incluse Masquerade, sigla del film Vampire Stories Brothers, e Vampire, la sigla del film Vampire Stories Chasers, per cui Kamijo aveva prodotto le musiche. La band iniziò il suo secondo tour mondiale, appunto intitolato Holy Grail, il 31 luglio a Kyoto. Questo tour li portò a Hong Kong e Taiwan a settembre, poi in Europa, includendo gli stati Russia, Inghilterra, Spagna, nuovamente in Italia a Roma il 6 ottobre, Austria, Polonia, Germania e Francia, e in America Latina, includendo il Messico, Colombia, Venezuela, Brasile, Uruguay, Argentina e Cile a novembre. Dopo un tour di 7 mesi conclusosi il 12 gennaio, i Versailles hanno annunciato l'uscita di 2 nuove canzoni, suonate inaspettatamente durante il tour stesso. Il singolo chiamato Rhapsody of the Darkness, le cui canzoni sono appunto Rhapsody of the Darkness e Illusion, è stato pubblicato il 25 aprile e l'anonima canzone è stata anticipatamente suonata in un programma radio. I testi sono composti da Kamijo e le musiche da Hizaki. Il singolo è disponibile solamente in versione digitale. Per la data del 4 luglio è stata annunciata l'uscita di un nuovo singolo per celebrare il 5º anniversario della band, intitolato Rose, contenente 2 inediti, la versione giapponese di Love Will Be Born Again e un remake di The Red Carpet Day. Per il singolo è prevista anche una versione DVD contenente delle performance live dell'appena concluso World Tour. Il 20 luglio 2012 la band annuncia l'uscita del loro ultimo album, intitolato Versailles, per la data del 26 settembre 2012. Dopodiché la band si scioglierà ufficialmente, si tratta di una pausa a tempo indeterminato, esibendosi per il loro ultimo concerto di addio il 20 dicembre 2012 alla NHK Hall di Tokyo. Dopo lo scioglimento dei Versailles, Kamijo annuncia l'inizio della sua carriera da solista. Il singolo di debutto, Lui, previsto per il 28 agosto 2013, vedrà vari ospiti, tra i quali i membri dei Versailles e dei Laran. I rimanenti 4 membri dei Versailles, Hizaki, Teru, Yuki e Masashi, formano con un nuovo vocalist, Zin, e Jupiter, un progetto stilisticamente simile ai Versailles, che pubblicherà il loro singolo di debutto, Blessing of the Future, il 24 luglio 2013. Il 28 dicembre 2015 i Versailles si esibiscono per la loro prima volta dopo più di 3 anni dall'inizio del hiatus e durante il grand finale del tour solista di Kamijo, con una setlist comprendente le tracce The Revenant Choir, God Palace Method of Inheritance, Aristocrat Symphony, Ascended Master. Prima dell'esibizione avviene la cerimonia di rinascita della band, trasmessa in diretta mondiale. Viene allora annunciato che la band riprenderà completamente le attività nel 2016, con un release musicale previsto in estate e 2 live programmati, uno a giugno per festeggiare i 9 anni dalla formazione della band e uno per il 7 agosto. Nel frattempo, dal 2013 Kamijo intraprende una carriera da solista parallela alla carriera di gruppo. Pubblica i primi EP, ma i primi album saranno disponibili dal 2014 con l'uscita di Heart, seguita dall'album Royal Blood Revival Best del 2015, album Song e l'EP Song Another Story in collaborazione con Hatsune Miku, che gli valse il titolo di ambasciatore del progetto a livello internazionale
sulla diffusione della cultura pop franco-giapponese, l'EP Nosferatu del 2018, l'EP Eye of Providence del 2019 e infine gli EP Symbol of the Dragon e Persona Grata del 2020. Come da tradizione nei miei video vi elencherò delle curiosità su Kamijo. Numero 1. A quanto pare Aki Abe, la moglie dell'ex primo ministro giapponese Shinzo Abe, è una fan sia di Versailles che di Kamijo. Infatti nel suo profilo personale ci sono tante foto in cui incontra la band o Kamijo in vari eventi. Ad esempio c'è una foto in backstage con il gruppo risalente al 14 febbraio 2017 e un evento in cui aveva invitato Kamijo alla fioritura dei ciliegi a Shinjuku-gyoen a Tokyo nel 2015. Numero 2. I suoi manga preferiti sono Lupin III, Detective Conan e La Rosa di Versailles, in Italia giunto col titolo Lady Oscar a seguito dell'arrivo dell'anime omonimo. Non a caso ha una collezione consistente di modellini di Lupin III e la sua fonte continua di ispirazione per i costumi, ambientazioni e personaggi è La Rosa di Versailles scritta da Ryoko Ikeda. Numero 3. Un'abilità di cui va fiero è saper roteare le penne. Non dovete intendere le penne che abbiamo conosciuto con Gact, proprio intendo le biro. Numero 4. Il primo concerto a cui Kamijo partecipò come spettatore è di Paul Moria, un musicista e direttore d'orchestra francese molto noto e apprezzato in Giappone, quando frequentava le scuole elementari, quindi tra il 1981 e il 1987. Si presume che sia stato in un concerto del tour del 1983. Numero 5. Il bonus. La preparazione di Kamijo prima di ogni concerto o in intervista, solo a livello estetico, è di circa 3 ore, tra il bagno caldo, il trucco e l'acconciatura dei suoi capelli. Il minor problema oltre al bagno è l'outfit con cui apparirà davanti a tutti. Eccoci qui giunti alla fine di questo splendido viaggio, qual è la carriera di Kamijo. Una carriera che dura da 25 anni, è una carriera che è musica soprattutto, ma anche poesia.